Buongiorno, buongiorno avvocato. Buongiorno. Come posso esservi utile? So che abbiamo discusso di queste cose la scorsa volta e oggi qui ci ritroviamo. Avete pensato a qualcos'altro? Sì, se posso, Alessandra, io la situazione si sta un po' aggravando con mia moglie, e l'altra volta poi alla fine pensavo che si riuscisse a risolvere la cosa, invece si acuiscono i problemi perché ci sono delle divergenze di opinione su come procedere con i figli, in particolare sulla questione del vaccino anti-Covid, che ci preclude molte cose, dove io ho una mia idea che è quella di farli vaccinare perché insomma perché tutto il mondo va così, perché non vedo controindicazioni e perché questo ci aiuterebbe per esempio a fargli fare lo sport, a far venire una insegnante di musica, ma non riesco a farlo capire ad Alessandra. Ecco. Quindi questo è un primo aspetto che fa sì che, insomma, che io viva con difficoltà il rapporto anche con Alessandra, proprio in relazione all'educazione dei figli. Antonio, ne abbiamo parlato varie volte. Io non vedo veramente la necessità di vaccinare Luca e Matteo. Insomma, hanno 13 e 15 anni e sono ancora molto giovani. Noi non sappiamo gli effetti di questo vaccino. Inoltre, questa malattia sui ragazzi praticamente non incide praticamente in nulla. I loro amici che l'hanno avuto hanno avuto al massimo un po' di febbre, quindi io non vedo assolutamente perché sottoporli a questo trattamento. Per cosa? Per lo sport. Non solo, anche perché a scuola è tutto più semplice, i professori, cioè, anche se volessimo fare un viaggio, non hanno il Green Pass, cioè è tutto complicato in questo momento. Poi, per carità, cosa vuoi che succeda? Cioè, cosa hai dei timori che possano star male? Cioè, o è una credenza, fai anche tu parte di... Cioè, guarda, mi fai veramente arrabbiare quando dici così, cioè lo sai. Cioè, ma anche tu sei che mi reputi una però... cretina, una credenza, cioè te l'ho spiegato, è un trattamento sanitario, un vaccino, ci sono opinioni differenti anche da parte di medici, di biologi, non soltanto della gente comune che non è diciamo, del settore. Quindi poi c'è questa tua fissazione dello sport come se, non lo so, dovessero diventare i grandi atleti. Oggi per loro... soprattutto Luca, ma in generale tutti e due, prima di tutte queste vicende, erano, insomma, ci richiamavano a pallavolo e in piscina e ci dicevano guardate che questi hanno delle potenzialità, e quindi adesso che stiano a casa sempre con quel telefonino perché non possono andare a fare sport, appunto, oltre che pianoforte, cioè insomma tutta una serie di controindicazioni che mi paiono frutto di una tua testardaggine, ecco. A me sembra una tua testardaggine la questione sport. Tra l'altro i ragazzi da tempo ci dicono che non ce la fanno con lo studio, fanno tutti e due dei licei, hanno degli impegni scolastici importanti. Abbiamo sempre condiviso il fatto che per loro è prioritaria la formazione, l'istruzione, che per un anno e mezzo o pochi mesi oramai non facciano sport, non mi sembra che caschi il mondo, insomma, cioè, su questa cosa non lo so, cioè, per me è prioritario che loro si impegnino a scuola. Sì, ma devono avere degli svaghi a quell'età, perché se no la scuola, vedi che hanno un calo, non lo so, non riusciamo ad intenderci su questo, mi pare che siamo distanti, no? Sì, quindi Alessandra, per lei il vaccino non è conveniente farlo adesso, perché mi sembra di aver capito che
ci sono anche dei dubbi al riguardo, e poi sono dei ragazzi piccoli. E per lei, Antonio, invece, questa è una cosa da fare, è vero? Perché anche permette di uscire, di girare, di fare sport. E a proposito dello sport, Alessandra, lei ha avuto così, una voce critica nei confronti di Antonio, perché ha detto che si aspetta delle cose, mentre Antonio invece stava dicendo che per lui i ragazzi hanno delle buone chance, no, di avere un successo. Sì, esatto. Corretto? Sì, ma più che il vaccino non è conveniente, in questo momento non ne vedo proprio la necessità. Cioè, Antonio è fissato veramente con questo discorso dello sport. Una fissazione, Insomma, Alessandra, non è una fissazione, è che il fatto che loro stiano in casa tutto il pomeriggio non gli consente di sfogarsi, indipendentemente dal fatto che siano portati per lo sport e ci sia stato. Ok, divertente fare un riassunto volutamente sbagliato. Neanche così facile per te che lo fai molto bene. Ma sì. ditemi voi, perché l'ho disseminato un pochino di errori, ma non troppi, e questo è il problema forse. Però ditemi l'effetto che vi ha fatto. Ale, prego. Ma allora, io l'ho sentito un po' più impersonale. Impersonale. Sì, e anche un po' confusionario, perché non finivi di dire quello che né io né Antonio avevamo detto, comunque lo dicevi parzialmente. Infatti ho avuto anche difficoltà nell'intervenire, perché ho detto, vabbè, no, hai usato la parola non è conveniente, ma non si trattava di io non ho detto che era conveniente o meno farlo, quindi non so, mi sono sentita un po', cioè, Sì. non, diciamo, come se non avessi... No, sono stato bravo, dai, ha fatto male. Sì. No, ma oltre a quello che ha detto Alessandra, sì, che era un po' confusionario, ma il punto è che non mi ha ricondotto a una considerazione ampia su quello che stiamo dicendo. Mentre il primo riassunto, nel suo ordine, mi ha fatto capire che certe mie recriminazioni potevo riconsiderarle alla luce di quello che Alessandra aveva detto e che tu avevi ricondotto nell'alveo del riassunto, no? Qui tu hai detto delle cose abbastanza confusionarie, cioè la prima è il vaccino, sul fatto che Alessandra dice di no, e non guardandomi che io dico un'altra cosa, però senza identificare la bolla e le gambe, no? E poi sullo sport, tra l'altro, io non mi sono sentito considerato, Assolutamente. perché guardavi Alessandra e continuavi, e questo ha avuto un effetto negativo, perché non mi ha portato a una chiarezza di quello che stava succedendo, e anche di minima irritazione, perché mi è parso che tu non ci stessi seguendo in ciò che noi dicevamo. Assolutamente. E avete colto, e tra l'altro io ho colto nel tono immediatamente successivo vostro che il confronto non era affatto costruttivo, ma No, rimaneva su... sì, Perché alla fine il senso del riassunto è quello di aiutare le parti ad aver più chiaro quello di cui hanno discusso prima, dando conto delle differenze. È talmente semplice. esattamente. Ecco, invece gli errori fatti in questo secondo sono stati, primo, quello di usare appunto la terza persona. Io ho parlato con Alessandra riferendo a lei quello che tu, Antonio, avevi detto, e nominandoti in terza persona. Antonio dice che. Ecco, e tu hai avuto come effetto quello di non essere riconosciuto da te. Assolutamente. Secondo, di non essere ordinato. Ho volutamente mescolato un po' le cose, non più di tanto, e siamo in una situazione molto semplice.
Cioè, le due bolle erano evidenti, erano Certo. identificabili, ecco. Ciò nonostante, mescolandole un pochino, ottieni non il bianco e il nero, ma ottieni un pestone di grigio che non vi aiuta, no? No. Per cui lo sport rientra nel vaccino. Ma... Sì. Terza cosa, se non sei fedele nel ridare le cose, naturalmente esponendoti a una possibile correzione delle parti, ma se tendi a non essere fedele, crei la sensazione che manca qualcosa e che quel qualcosa magari hai detto anche sbagliato, come hai detto Alessandra tu, no? Quindi aiuti poco, ecco. Questo è il... Sì, esattamente, non aiuti poco o per niente, e questo non dà nessun valore aggiunto all'intervento. Ok,